Ciao a tutti, eccoci finalmente ad uno degli esperimenti veramente interessanti da fare con il forno microonde. Cosa vedremo in questo esperimento? Vedremo l'effetto che hanno le microonde nel momento in cui bombardano, comunque colpiscono alcuni materiali come ad esempio l'alluminio, cioè la carta stagnola, che quando sarà ad esempio avendo delle palline fatte così di carta stagnola accartocciata più o meno di una dimensione affine o multipla della lunghezza d'onda appunto delle microonde, cosa succede? Queste palline di carta stagnola si ionizzeranno, cioè verranno caricate da queste onde elettromagnetiche che le investiranno e essendo appunto non nello stesso punto ma in punti diversi, verranno investite dalle onde contemporaneamente in punti diversi dell'onda, cioè l'onda sappiamo essere un'oscillazione del campo elettromagnetico, quindi una pallina verrà investita dall'onda nel momento magari dove l'onda avrà una tensione, un voltaggio più alto, mentre contemporaneamente una pallina che è in un'altra posizione verrà investita da un'onda che in quel momento avrà una tensione molto più bassa, quindi producendo tra le due palline una differenza di potenziale, una tensione molto alta, e se le palline saranno abbastanza vicine senza ovviamente toccarsi, si innescherà una scintilla, quindi una manifestazione di plasma tra le due palline. Questo plasma, se saremo abbastanza fortunati, quindi se questa scintilla di plasma sarà investita nel momento giusto, comunque nella posizione giusta, perché il forno a microonde non diffonde le microonde in maniera uniforme al suo interno, di conseguenza se saremo fortunati che questa scintilla sarà in un punto molto esposto alle microonde, quindi dove le microonde saranno particolarmente concentrate, questo plasma verrà sovralimentato da appunto le microonde, risultando fondamentalmente in una sfera, in una bolla di plasma che attraverso appunto un contenitore, un becker di vetro Pyrex ovviamente, potremo contenere e quindi osservare. Ovviamente lo dico anche dopo nel video, ho scelto il vetro Pyrex ovviamente perché il plasma, soprattutto sovralimentato dalle microonde, sarà veramente caldo, ma molto molto caldo, e quindi il vetro Pyrex resisterà molto alle temperature, però comunque stiamo parlando di un plasma e quindi purtroppo non potremo osservare il fenomeno per molto tempo, quindi la cosa sarà molto breve. Per l'occasione, quindi, e per godere il più possibile della cosa, farò una ripresa a 60 frame per secondo in Full HD, così da poter poi rivedere anche al rallentatore ciò che è avvenuto. Quindi non ci resta che osservare e buona visione. Allora, per fare questo esperimento avremo bisogno del nostro caro microonde, di un piatto che dovrà essere destinato solo ad uso esperimenti, perché magari poi per eventuali residui o cose strane magari può non essere molto indicato mangiarci sopra, un beccherino, brocca di vetro Pyrex, proprio perché riuscirà a resistere a temperature più alte, e della semplice carta stagnola che tutti ci hanno sempre detto di non mettere nel microonde, e tra poco vedremo perché. La carta stagnola, essendo di alluminio, ha la proprietà che se appunto colpita da delle microonde si ionizza, quindi le sue particelle interne si caricano. Comunque non entrerò proprio nel dettaglio, comunque diciamo che produce delle scintille. Le scintille, ricordo appunto, essere comunque del plasma che, come vedremo, verrà sovralimentato, che andremo a fare a pezzettini, per poi appallottolarli un pochino. Attenzione, non devono essere molto pressate le palline, ok, proprio così di forma irregolare va benissimo. Ok, e abbiamo così ottenuto le nostre palline di carta stagnola che andremo a posizionare nel piatto, così, in modo che le palline, magari tramite il microonde, essendo in posizioni diverse, subendo delle onde concentrate, a produrre delle scintille di plasma tra di loro, queste scintille di plasma verranno sovralimentate appunto dal fascio di microonde e vedremo appunto quale sarà l'effetto. Poi, cosa ovviamente importantissima, va capovolto il becker di vetro Pyrex sopra. Ora prendiamo il piatto del microonde, lo capovolgiamo in modo che il piatto non ruoti, ok,
Ok, e ci andiamo a posizionare sopra il nostro becker. Andiamo a chiudere il microonde ed infine la nostra posizione di ripresa. Quindi andiamo a riprendere. Bene, come abbiamo potuto constatare il fenomeno è veramente carino e interessante, però la cosa non finisce qui, nel senso che, come ho anticipato, questo è solo l'inizio di una bella chicca. Ora, seppur possa veramente sembrare bello e interessante questo fenomeno, la chicca in realtà non è questo, ma più che altro sono un paio di coincidenze che danno non poco da pensare. Purtroppo devo anticipare che per il prossimo video, appunto, sconsiglio la visione a chi è fermamente convinto delle sue credenze, fedi e quant'altro, soprattutto in campo religioso, perché non voglio né andare ad offendere la sensibilità di nessuno, nemmeno dare inizio a flame e inutili polemiche, anche perché questo che tratterò è un argomento un pochino controverso. Quindi, riassumendo, per chi è fermamente convinto delle sue credenze eccetera, non vuole rischiare di vederle attaccate eccetera, per evitare magari di arrabbiarsi o di star male, prendersi male eccetera, sconsiglio la visione del prossimo video. Mentre per chi ha una mente aperta, anche seppur religioso, comunque è aperto a nuove possibili informazioni, teorie e ipotesi un pochino fuori dal mondo, e ovviamente per i più curiosi consiglio di vedere il prossimo video. Quindi, se vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!